Sto prendendo un aereo verso Brindisi, prossima tappa per la mia serie I borghi più irreprensibili d'Italia, in collaborazione con Wikimedia Italia per Wiki Love Monuments. Mi trovo a Brindisi, una delle città più famose della Calabria, o almeno così avrebbe detto un antico romano che chiamava tutti questi territori Calabria, mentre oggi sappiamo che in realtà si chiamano Puglia. Qui hanno soggiornato imperatori romani, Cicerone, Virgilio, Federico II di Svevia, perché è stato un importantissimo porto che collegava l'Occidente con l'Oriente. Ed è per questo motivo che anche io oggi vi porto a scoprire cosa c'è a Brindisi. Brindisi si trova in Puglia, nell'Alto Salento. Il suo nome, come potete intuire, significa testa di cervo, perché il porto dall'alto sembra una testa di cervo, una somiglianza che notarono gli antichi pugliesi quando venivano qui in aereo. Prima dei Romani, Brindisi era abitata dall'antico popolo dei Messapi. Queste sono mura messapiche. Ci sono tante città in questo territorio che si chiamano messapiche. Sembra che ci furono anche gli indiani, ma non ne sono tanto sicuro. Poi arrivarono i Romani, che hanno lasciato un sacco di ruderi in giro. Durante la costruzione del nuovo Teatro Verdi venne rinvenuto un intero quartiere romano con ancora visibile la strada ciottolata e pure i segni lasciati dai carri. Uno scorcio di una città antica, tra domus e terme. Le terme funzionavano circa così. Queste devono essere delle colonne avanzate. C'erano anche dei resti medievali, ma sono stati spazzati via per sbaglio. Per salvaguardare questo scorcio di città antica, il teatro è stato costruito sospeso, così chiunque può andare a visitarlo e studiarlo. Ho firmato il librone dicendo di venire da Treviso, ma che in realtà sono di Portogruaro, così se fanno dei controlli sono in regola. Pausetta con il pasticciotto leccese con dentro la crema, il rustico leccese con dentro il pomodoro e il formaggio e il caffè leccese con il latte di mandorla. Come deducete dai nomi, è tutto tipico di Brindisi. Queste sono le vasche limarie dove si sedimentava l'acqua dei pozzi. Aspettate che ve le faccio vedere meglio. Guardate, eccole qui, in tutta la loro vascosità. E niente, qui passava l'acqua dell'acquedotto. Incredibile. A Brindisi visse il mecenate Lenio Flacco, che ospitò Cicerone dall'esilio. La città divenne il porto romano principale per l'Oriente e proprio affacciate sul mare si trovano le due celeberrime colonne, divenute simbolo di Brindisi. Una si è rotta nel Cinquecento ed è stata data ai leccesi, penso in cambio della ricetta del caffè leccese. L'altra colonna si può guardare in tutta la sua bellezza e falsità, infatti per sicurezza questa è una copia, l'originale è stata smontata e il capitello si trova al Palazzo Granafei. Si può vedere da vicino quanto sia gigante, sono scolpite tutte attorno delle divinità del mare. Nel palazzo si trova un resoconto dettagliato della storia delle colonne, più un bonus extra di Domus Romane, il tutto compreso nel prezzo, che è zero perché è gratis. Un tempo si pensava che le colonne fossero poste lì per segnare la fine della famosa Via Appia, poi si pensò che fossero semplicemente delle colonne celebrative o dei punti di riferimento per ricordare dove si è parcheggiato lo yacht. Ne approfitto per far loro una foto e caricarla su Wikimedia Commons, il portale legato a Wikipedia che raccoglie e promuove le immagini a disposizione di tutti. Così se volete usarla potete farlo liberamente, è free e non fa schifo, cosa volete di più? Ogni anno poi organizzano il concorso fotografico Wiki Love Monuments, quest'anno è sui castelli e le fortificazioni. Cominciamo a buttarci sotto con il cibo pugliese, con mozzarella impanate e fritte, pesce, melanzane, polpo, involtini di carne, caciocavallo, orecchiette pomodorini e burrata e lo spumone, un gelato ripieno di mandorle tritate. Il tutto a Brindisi. Questa statua ci ricorda che qui morì Virgilio, un cerchio che si chiude. L'altro giorno sono stato a Mantova e ho visto il monumento sulla nascita di Virgilio. Come passa il tempo, signora mia. Della chiesa di San Pietro degli Schiavoni è rimasto un arco, delle sedie e il tipico scivolo. Da Brindisi partirono molte crociate, la chiesa di San Giovanni al Sepolcro e la classica chiesetta rotonda ispirata al sepolcro a Gerusalemme. Giro tondo della pace e questo penso sia un leone che soffre. Ci furono pure i cavalieri templari, qua e là si trovano i loro simboli insieme a qualche cosa di massonico, fino a quando in città si tenne contro di loro il più grande processo di inquisizione del Regno di Sicilia. Siccome il re di Francia voleva le loro ricchezze, si inventò un po' di accuse, tipo quella di sodomia, perché il loro simbolo, vedete, è palesemente un invito alla sodomia, scaccomatto. In Piazza Duomo c'è anche un portico dedicato ai cavalieri templari, ma in realtà non c'entra nulla con loro. Adesso ospita il Museo Ribezzo, che nonostante il nome non è poi così brutto. La movida di Brindisi è concentrata sul lungomare Regina Margherita, con le palme che ricordano molto il centro di Portogruaro, i negozi, le attrazioni, la ruota panoramica con al centro la M di Ma che bella è Brindisi. Verso il centro ci sono ancora palme everywhere, fontane luminose e cani molto vanitosi.
tipico aperitivo di Brindisi. Federico II di Svevia costruì qui un suo castello, così da essere comodo per partire per le crociate, cosa che in realtà odiava perché è amicone del sultano, quindi per non combattere arrivò pure a sposare l'erede della corona di Gerusalemme nella cattedrale di Piazza Duomo. Guardate, ci sono ancora gli ornamenti del matrimonio, perfettamente conservati. Per festeggiare al meglio, Federico sequestrò le reliquie di San Teodoro dirette a Venezia, perché una volta a Venezia, oltre al grande leone di San Marco, adoravano anche San Teodoro di Amasea o Sant'Odaro. Grazie a Wikipedia per questa foto. E le mise in cattedrale, facendolo diventare il santo di Brindisi. Venezia allora disse che stavano aspettando le reliquie di un altro San Teodoro, non quello, no, era un altro. E si fece arrivare le reliquie di un San Teodoro di Eraclea, comunque importantissimo, dando vita a questi due Teodori, entrambi importantissimi. Poi si buttarono su San Marco. Entro in un antico convento riconvertito in ristorante, si chiama Casci Po e si trova sempre a Brindisi. Piatti tipicissimi di Brindisi sono il purè di fave, la tagliedda di riso, patate e cozze, pasta pomodorini e cozze e altri piatti di cozze. Per dolce, sempre cozze, no scherzo, lo spumone. La fantastica chiesa di Santa Teresa contiene reperti inestimabili, non vedo l'ora di... Ah, ecco la Benon. Vado allora alla chiesa di San Paolo Eremita, che più che un rosone ha un perone. Scopro che hanno trasferito qui tutti i reperti inestimabili. Questa è l'arca originale dove erano state messe le reliquie di San Teodoro I. Ci sono anche le colonne di Brindisi, una pergamena a contratto con la firma di Federico II, una borraccia medievale, teschi delle compagne di Sant'Orsola rivestiti in tessuto. Questa è la tomba del figlio sedicenne di un medico brindisino caduto da un albero del monastero. I leoni sono ancora scossi dall'accaduto. Con la minaccia dei turchi a metà 400, le mura vennero consolidate, costruendo torrioni e bastioni. Questo si chiama Torrione dell'Inferno, non si sa bene perché, ma è fico e volevo dirlo. Gatto vicino al Torrione dell'Inferno. Brindisi divenne nell'Ottocento il porto principale della Valigia delle Indie, compagnia di commerci con l'Oriente fino alla Prima Guerra Mondiale. Negli anni 20 e 30 del Novecento vennero eretti diversi monumenti celebrativi con lo stile tipico che andava molto a quel tempo. Negli anni 40 Vittorio Emanuele si rifugiò qui e Brindisi divenne per qualche mese la capitale d'Italia. Nel novembre del 2019 venne trovata una bomba della Seconda Guerra Mondiale e venne fatta esplodere. Dopo aver allontanato tutti però. Altri cibi che si trovano a Brindisi sono crostini con cime di rapa, cozze fritte, turcineddi, involtini di interiora dentro a intestino di vitello e sempre a Brindisi ci sono le orecchiette con ricotta, crudo di mare variegato e polpo che qui chiamano purpu. E questa è Brindisi, termine ultimo della via Appia. Pensate, se partiste da Roma a piedi ci mettereste circa 15 giorni per arrivare qui. Certo, vi mangereste tutte le ferie, ma non è forse il viaggio quello che conta. Un porto importante che unisce e riappacifica. D'altronde con un nome così. Omen nomen, direbbe un antico romano. Perché si chiama Brindisi? Ehi Andrea, ciao! Andrea!